Buongiorno, sono Denis Mancarella, il titolare della DMC. Qui oggi vi presento una delle nostre riempitrici automatiche. Qui abbiamo una riempitrice volumetrica con la caratteristica di poter riempire prodotti che vanno dalla semplice acqua a prodotti molto pastosi, quali possono essere creme cosmetiche. Il vantaggio, dicevo, di questa macchina, oltre che ad avere un range molto ampio di lavorazione, ha la possibilità di gestire anche capacità di riempimento variabili, vale a dire che le possiamo costruire da 10 a 100 ml come riempimento, 50, 500 o 100 1000. Nel caso specifico, qualora il cliente le comperasse all'interno di uno di questi range, è comunque possibile tramite il touchscreen andare a gestire quelli che sono i numeri di riempimento sullo stesso barattolo o sulla stessa bottiglia. Fra le tante caratteristiche tecniche che permettono alla macchina di potersi adattare alle esigenze specifiche del cliente, abbiamo anche 3 porte per gestire l'entrata dei barattoli o dei flaconi. Questo consente, nel caso specifico della 4 teste, di far entrare o 4 recipienti oppure 8. Gli 8 li possiamo far entrare nel momento in cui hanno un collo talmente stretto da non poter avvicinare a sufficienza i 2 beccucci di riempimento. Quindi ne facciamo entrare 8, la macchina riempie tutti i dispari, ne fa uscire uno e finisce il riempimento con i rimanenti pari. Quindi 1, 3, per poi 1, 3, 5, per poi passare a 2, 4, 6 e 8. Altra possibilità di gestione, questo per garantire velocità ed efficienza, nel momento in cui ho dei barattoli piuttosto bassi, è ovvio che posso dire alla macchina: parti da un'altezza giusto di 2 cm sopra il recipiente. Questo mi permette di essere più veloce e di riempire quindi più pezzi su base oraria. Per mantenere sempre il grado di efficienza di cui parlavamo prima, la macchina è dotata di una funzione chip che poi più tardi magari vi posso illustrare, e ciò che è molto importante è che la macchina viene venduta con una pompa di carico che permette alla tramoggia di essere comunque sempre piena, anche perché è dotata di un sensore di minimo e di massimo che ne garantisce quindi il trasferimento dal vostro barco, dal vostro serbatoio di stoccaggio appunto alla macchina, e questo è un gran vantaggio perché siete certi che i barattoli saranno sempre riempiti. Le valvole che vedete nel sottofondo sono tutte lavorate da pieno in acciaio 316, a richiesta 316L, quindi tutti assolutamente idonei per i prodotti cosmetici. Ecco qui il dettaglio delle porte di cui vi dicevo prima, quindi nella possibilità di andare a gestire l'entrata di 4 o 8 flaconi in funzione del diametro del loro collo, il fermacollo che viene azionato automaticamente, il raccogli goccia in caso di microperdite e la possibilità di andare a gestire, come poi vedremo nel touchscreen, l'altezza e la velocità di risalita dei 4 beccucci. Questa è la schermata iniziale di partenza con la quale la macchina si accende. Andiamo quindi a scegliere la lingua di pertinenza e la schermata iniziale permette di partire in automatico. Però prima di poter partire in automatico bisogna assolutamente andare a fare il setup dei vari parametri della macchina, perché in funzione del prodotto e della dimensione del collo della bottiglia e della dimensione proprio della bottiglia stessa dobbiamo andare a regolare alcuni parametri. Nello specifico qui abbiamo una serie di variabili da andare ad aggiustare che possono essere per esempio l'azionamento del fermacollo dopo
0,5 secondi, piuttosto che la velocità di abbassamento delle teste di riempimento, e così anche vale per la velocità di risalita del prodotto. Elemento più importante però è la gestione della fase di riempimento, perché in funzione che noi ci si ritrovi con un prodotto cremoso dove possiamo assolutamente, che non fa schiuma, dove possiamo riempire piuttosto velocemente rispetto ad uno shampoo, possiamo andare a gestire sia le altezze del beccuccio all'interno della bottiglia sia le velocità di riempimento. Nel caso specifico dello shampoo potremmo per esempio partire piano per evitare la formazione di schiuma, per poi finire ad una velocità più elevata. Questo tutto durante il riempimento. Basta andare a settare le varie voci che poi vi insegneremo e la macchina opera in indipendenza e velocità. Passiamo poi alla zona del manuale, dove dopo aver effettuato tutti i settaggi di cui vi ho elencato prima, andiamo a verificare per esempio che il cancello 1, 2 e 3 siano ben regolati rispetto ai diametri delle bottiglie, che le aperture delle varie valvole siano effettuate regolarmente e così i vari abbassamenti e alzate e abbassate delle teste di riempimento. Verificato tutto ciò, ritorniamo sull'automatico, diamo l'impulso automatic on e la macchina parte e fa il suo lavoro. Nel caso in cui si volesse fermare la macchina per un'emergenza, basta schiacciare il pulsante, e se si volesse operare in estrema sicurezza a porte aperte, sicurezza porte off, andiamo a digitare la password che poi vi comunicheremo e con un conferma possiamo far funzionare la macchina a porte aperte.